È uscito in versione ebook un libro sulla storia dell'assalto dei privati all'alta velocità ferroviaria, il segmento più ricco, la polpa del traffico, del trasporto passeggeri in ferrovia. Si chiama Alta Rapacità. I primi in Europa che riescono in questa impresa sono Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Ferrari, Diego Della Valle, imprenditore di successo con le scarpe Tod's e con molte incursioni nella finanza, e un amico di Montezemolo poco conosciuto ma molto forte, il napoletano Gianni Punzo. Con una mossa giocando d'anticipo ai tempi del governo Prodi, tra la fine del 2006 e i primi mesi del 2007, hanno ottenuto, senza avere capitali, senza avere treni, senza avere ancora credito bancario, la licenza a operare nell'alta velocità, e quindi faranno concorrenza alle Ferrovie dello Stato, al treno Frecciarossa, con il loro treno che si chiama Italo, anche se è prodotto quasi interamente in Francia dalla Alstom. Con pochi capitali, hanno versato appena 1 milione di euro, hanno ottenuto la licenza per fare un business che potrebbe essere molto vantaggioso. Puntano ad arrivare al 25% del mercato dell'alta velocità. Siamo l'unico paese che ha dato ai privati il pezzo più ricco del mercato dell'alta velocità ferroviaria, mentre tutto il settore delle ferrovie, che dichiarano, le Ferrovie dello Stato dichiarano un bilancio in attivo, ma se non ci fossero i contributi dello Stato sulle tratte dei pendolari e le tratte dette a volte anche rami secchi, sarebbe in perdita. Il contributo dello Stato complessivo è di circa 3 miliardi e mezzo all'anno alle Ferrovie dello Stato. Dicono di aver investito 1 miliardo di euro, ma non è così. In realtà i soldi li hanno messi quasi tutte le banche, soprattutto Banca Intesa San Paolo, guidata da Corrado Passera, che oggi è Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei trasporti. Saprà essere imparziale o, come penso, c'è forse un conflitto di interessi tra la sua attività precedente e il nuovo incarico? Hanno gradualmente ceduto le quote della società NTV, Nuovo Trasporto Viaggiatori, questo è il nome dell'impresa, a dei nuovi soci, tra cui sempre la Banca Intesa San Paolo che ha il 20%, poi altri soci, tra cui in particolare le Ferrovie dello Stato francesi SNCF, che hanno il 20% e sono l'azionista senza il quale questo treno, che si chiama Italo, probabilmente non riuscirebbe a marciare. Nel fare queste cessioni, i tre moschettieri dell'alta velocità ci hanno guadagnato, perché hanno venduto con un sovrapprezzo le azioni della società e i diritti di opzione per l'aumento di capitale, per cui quello che è il loro investimento iniziale, che in totale è stato di 25 milioni di euro, è già rientrato nelle loro tasche. I loro guadagni si moltiplicheranno praticamente senza alcun rischio. Quindi se leggerete questo libro Alta Rapacità, scoprirete che questi privati, più che essere dei veri imprenditori mossi dalla logica del rischio, dell'investimento a lungo termine e anche del giusto profitto che ne può derivare, sono dei prenditori, per questo si chiama alta rapacità. Di soldi veri ne hanno investiti davvero pochi, il resto lo hanno messo le banche e il rischio per loro non c'è, quindi il risultato, il profitto è garantito.